Bentornati sul canale! Oggi vi mostrerò come eseguire una saldatura ad angolo su grossi spessori, rispettivamente da 30 e 23 mm. Per riempire correttamente il giunto effettuerò un totale di 6 passate, di cui le ultime 3 serviranno come finitura estetica. Per questo lavoro ho scelto un filo metal cored da 1,2 mm, impostando la saldatrice a 325 A e 30.8 V. Come gas utilizzeremo una miscela di argon e CO2 con una portata regolata sul manometro a 17 litri al minuto. Iniziamo subito. Per la prima passata procederò da destra verso sinistra, mantenendo la torcia a 45 gradi rispetto al piano orizzontale. Prima di iniziare a saldare, vi presento la mia maschera professionale. È dotata di ben 6 sensori di oscuramento, il che la rende estremamente precisa e sicura. È perfetta per la saldatura MIG, TIG, il taglio al plasma e ha anche la modalità specifica per la smerigliatura. Se siete interessati, trovate il link all'acquisto fissato nel primo commento. Per eseguire la seconda passata andrò a creare un piccolo invito lungo la base del primo cordone utilizzando la smerigliatrice. Questo passaggio è fondamentale perché mi aiuterà a mantenere l'angolazione corretta di 45 gradi per la saldatura finale. Questa volta procederò da sinistra verso destra. Scelgo di invertire il senso di marcia sia per bilanciare l'apporto termico e le tensioni, sia per una questione di estetica e regolarità del giunto. Partendo sempre dallo stesso lato, infatti, si rischierebbe un accumulo eccessivo di materiale nel punto di attacco, rendendo la saldatura più alta e irregolare all'inizio. Cambiando direzione, riesco a distribuire meglio il materiale e a mantenere il profilo del cordone costante su tutta la lunghezza, ottenendo una finitura molto più omogenea. Durante l'avanzamento fate attenzione alla sovrapposizione. Metà del secondo cordone deve appoggiarsi sulla metà del primo, mentre l'altra metà deve fondersi sul piano orizzontale del pezzo. Anche per la terza passata, andrò a creare un piccolo invito con la smerigliatrice, ricavando lo spazio necessario tra la parete verticale e il secondo cordone. Per ottenere un riempimento omogeneo e un'estetica curata, eseguirò dei piccoli movimenti oscillatori a cerchiello con la torcia. Prima di procedere con le ultime 3 passate sovrapposte di finitura, vado a regolare i parametri. Abbasso leggermente l'amperaggio a 315 A e la tensione a 30.3 V. Anche in questo caso, preparo la base eseguendo il solito invito con la smerigliatrice. Questo mi permetterà di avere una guida precisa per la quarta passata e assicurarmi che il cordone si posizioni esattamente dove desidero. Infine, eseguo la quinta e la sesta passata utilizzando la medesima tecnica di sovrapposizione. Grazie a questo metodo multipassa riesco a completare il cordone di saldatura finale garantendo una copertura totale del giunto e un'estetica impeccabile.
risultato finale. Ed ecco finalmente il risultato dopo le nostre 6 passate. Come potete vedere, il cordone finale è estremamente regolare e pulito. L'utilizzo del filo metal cord combinato con la tecnica dell'invito tra una passata e l'altra ha dato i suoi frutti. Guardate come la superficie sia omogenea e come le passate di finitura si siano fuse perfettamente senza creare scalini o irregolarità. Nonostante l'elevato apporto termico dovuto ai 325 A, non ci sono proiezioni e il giunto ha un aspetto solido e professionale. Utilizzando il calibro per saldatura possiamo verificare che l'altezza e la gola del cordone rispettano perfettamente le specifiche richieste per questi spessori. Se il video vi è piaciuto e volete vedere altre sfide su carpenteria pesante, lasciate un like! Vi ricordo che trovate il link per la maschera professionale nel primo commento fissato. Grazie per avermi seguito fino a qui e come sempre ci vediamo alla prossima saldatura.